Buonasera popolo dell'internet e ben ritrovati qui a Pinte di Storia, la divulgazione storica per tutti i palati. Sono sicuro che negli scorsi mesi avrete già notato che c'è stato un cambio di logo nel nostro format. Ebbene, proprio di questo cambiamento dobbiamo ringraziare, pensate bene, lo imperatore in persona. Ghibellini nell'animo. Esatto, ghibellini nell'animo. Lo imperatore, ovvero il nostro alto patrocinatore che ci ha dato l'imperiale avvallo per poter usufruire dei servigi dei suoi fedeli sodali, che ringraziamo per averci dato il loro giusto contributo, il loro prezioso contributo nella realizzazione di questa puntata. Allora, questa sera sono qui con il mio amico Antonio. Lode all'imperatore. Esatto, sempre lode all'imperatore, che ci parlerà per l'appunto di impero, in omaggio ai nostri sodali di feudalesima libertà. Di impero, sì, ma quale impero? Anzitutto, per voi amanti dei videoludi che ci state seguendo, per spiegare cos'è un impero è sempre utile partire da un videogames, come faremo quest'oggi. Il videogames in particolare che abbiamo scelto è Crusader King, qualcuno sicuramente già lo conosce, che è un gioco particolarmente ostico, perché selezionando una qualsiasi famiglia nobile feudale dell'Europa medievale o del Medio Oriente o addirittura dell'India, bisogna portare questa famiglia alla gloria imperiale, a governare su stati, regni e imperi, tenendo sempre presente una variabilità di fattori veramente immensa per un videogioco. Ricordiamoci però che Crusader Kings è il frutto di una piccola software house svedese con sede a Stoccolma, nata nel 2004, e quindi che hanno fatto un lavoro veramente magistrale rispetto ai mezzi che avevano a disposizione. Giusto, hai fatto bene a ricordarlo. Comunque sia, la storia di cui parleremo questa sera sembra veramente tratta da questo videogames, eppure, nonostante ciò, è veramente la storia con la S maiuscola. Infatti parleremo di uno dei più grandi imperatori della storia europea, l'uomo che disse la famosa frase "sul mio impero non tramonta mai il sole", Carlo V d'Asburgo. Carlo nacque il 24 febbraio del 1500 a Gand, nell'attuale Belgio, dal matrimonio tra l'arciduca d'Austria Filippo il Bello, figlio di Massimiliano d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, e da Giovanna di Castiglia, figlia terzogenita di Ferdinando d'Aragona ed Isabella di Castiglia. Una o più morti precoci portarono al fallimento dell'operazione politica prevista dai regnanti precedenti, generando, nelle reti di matrimoni incrociati in atto, conseguenze inaspettate. Giovanni, unico erede maschio dei sovrani di Spagna, morì nel 1497 a 21 anni, appena 6 mesi dopo il suo matrimonio con Margherita d'Austria, lasciando la moglie incinta. Il figlio maschio, generato poco dopo dalla 17enne Margherita, tuttavia morì nel corso del parto. Dal lato maschile la discendenza della dinastia spagnola si era dunque estinta. Anche la sorella maggiore di Giovanna, madre di Carlo, morì giovane e senza eredi, così che il grande regno spagnolo, comprendenti le recenti conquiste coloniali nelle Americhe e i territori italiani, sarebbe passato interamente a lei. Giovanna, ben presto tracciata di follia dal marito e dai genitori, dovette cedere i suoi diritti in favore del marito Filippo e alla morte di questi nel 1506 al piccolo figlio Carlo. Già nell'ottobre precedente Ferdinando d'Aragona, che non voleva lasciare il suo regno ad un Asburgo, anche se suo nipote, aveva contratto un secondo matrimonio con una nipote del re di Francia nella speranza di creare una nuova dinastia separata. Ma l'unico figlio che Ferdinando ebbe, nel 1509, morì poche ore dopo la nascita. Dunque il nostro Carlo, che in un primo tempo sarebbe dovuto essere solo principe dei Paesi Bassi in quanto nipote di Maria di Borgogna, ultima erede del Ducato di Borgogna e sposa di Massimiliano d'Asburgo, nonno paterno di Carlo, si ritrovò ad avere sulle spalle un'eredità grandiosa, la quale, date le condizioni e i problemi da risolvere, poteva apparire anche terribile. Carlo fu cresciuto dalla zia Margherita d'Austria, reggente per suo conto dei Paesi Bassi. Nel 1516, alla morte anche di Ferdinando, ricevette in eredità la Castiglia, l'Aragona, gran parte dei Caraibi e dell'America centrale, il Regno di Napoli, la Sicilia e la Sardegna.
Con la morte del nonno paterno 3 anni dopo, nel 1519, a questi vasti territori si aggiunsero i domini asburgici nella Germania sud-orientale ed i Paesi Bassi dell'area borgognona. Grazie al supporto dei banchieri germanici e della famiglia Fugger, con la quale si indebitò per oltre 1 milione di fiorini d'oro, Carlo riuscì anche a comprare i voti dei grandi elettori tedeschi e a farsi incoronare imperatore del Sacro Romano Impero. In questo modo Carlo, quinto se si considera la corona imperiale, primo per la monarchia spagnola, appena 19enne, si ritrovò a governare su una compagine territoriale enorme ed eterogenea, signore di terre che andavano dal Centro America alla Germania. Si trattava di uno dei più grandi esempi di politica matrimoniale della storia e del fatto che una corona, come se fosse solo un oggetto fisico, si poteva passare o scambiare con una facilità estrema all'interno di un ceto nobile i cui rapporti ignoravano i limiti territoriali degli stati. Questo enorme impero non sopravvisse neanche al suo fondatore. I disordini in Europa, le continue guerre, soprattutto con la Francia che si sentiva accerchiata dai possedimenti asburgici, la minaccia turca e il diffondersi delle nuove religioni protestanti in un territorio che si proponeva come autorità politica e morale del mondo cristiano, resero l'eredità ricevuta da Carlo un affare ingestibile. Verso la fine della sua vita, egli stesso, nel 1556, compì un atto solenne, quasi a riconoscimento che gli scopi massimi del suo programma erano falliti. Abdicò in favore del figlio Filippo II dal trono spagnolo, mentre il titolo imperiale passava al fratello Ferdinando. A seguito dell'abdicazione, Carlo si ritirò in Spagna nel monastero di San Giusto, come semplice privato, e qui morì nel 1558, continuando fino alla fine della sua vita a dare consigli al figlio Filippo sulla gestione del trono spagnolo. Finisce così la storia del nostro Carlo in uno sperduto monastero spagnolo e con la fine del suo impero europeo da cui però hanno preso vita 2 delle più importanti monarchie della storia europea, ovvero l'austriaca e la spagnola. E in suo onore vi sveliamo la birra che stiamo bevendo questa sera, una buonissima belga chiamata per l'appunto Carlo V, in onore del Magno Imperatore. Che è buonissima, infatti ve la consiglio, esiste anche nella versione rossa. Ah, è vero, avevo dimenticato che esisteva anche la rossa. E poi questa storia ci fa venire in mente anche qualcos'altro, cioè ovvero? L'importanza dei banchieri per governare. È giusto, è vero, i poteri forti, maledetti, sono sempre esistiti. Comunque sia, la storia di Carlo V è veramente una delle più belle e delle più interessanti che si possono riscontrare nella storia europea. Per questo io vi consiglio 3 libri. Uno è di Gerosa, Vita di Carlo V, un sovrano per 2 mondi. Poi c'è il libro di Carlo intitolato Carlo V di Schutte. E infine, aspettate, qual era? Vita di Carlo V di Merlin. Di Merlin, ecco, bravo, meno male che me l'hai ricordato, ogni tanto l'Alzheimer si fa sentire. In ogni caso, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo il mese prossimo con una nuova birra e una nuova storia. Alla salute! Thank you.